Durante uno dei nostri viaggi verso il nord Europa, decidiamo di fermarci per visitare Berlino, che abbiamo trovato davvero molto interessante. Ci fermiamo in un'area di sosta ben attrezzata e servita da mezzi pubblici utili per raggiungere il centro città in circa mezz'ora. Berlino è la città più estesa d'Europa e la metropolitana ci permette di visitarla in pochi giorni senza problemi. Attraversato il quartiere degli uffici governativi si arriva ad un enorme monumento all'aperto dedicato all'Olocausto, un labirinto di oltre 2700 blocchi di calcestruzzo di diverse dimensioni, nel quale ci si sente un po' disorientati. Da qui, alzando lo sguardo, vediamo la cupola del Reichstag, un palazzo che dal 1991 ospita la sede del Parlamento della Germania Unita. Visitare il Reichstag è gratuito, ma è necessario fare una prenotazione il giorno prima della visita. La cupola in vetro e acciaio si trova sopra l'aula plenaria ed è stata progettata dall'architetto inglese Norman Foster. L'imbuto a proboscide provvede a riflettere la luce nell'aula sottostante e al suo interno c'è un sofisticato impianto che permette di riscaldare tutto l'edificio. Una rampa elicoidale ci porta fino in cima per godere di uno splendido panorama a 360 gradi su tutta la città. Da questa altezza si nota una luminosa struttura in acciaio che solletica la nostra curiosità. Ed eccoci qui, nel nuovo atrio della DZ Bank, e così capiamo che la cupola in vetro vista dall'alto protegge l'edificio della banca, alcuni appartamenti e un casinò nel sotterraneo, il tutto progettato dall'architetto canadese Frank Gehry. Ci troviamo su Parisienplatz e ammiriamo la porta di Brandeburgo che risale alla fine del 1700. È sopravvissuta ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è considerata il simbolo della riunificazione della Germania. Sulla piazza, una piccola Trabant, l'auto simbolo della Germania a est, aspetta qualche turista per accompagnarlo alla scoperta di questa grande città. Oggi la Trabant non viene più prodotta e i vecchi esemplari vengono noleggiati per giri turistici. A Potsdamer Platz troviamo il Sony Center, costituito da un gruppo di moderni edifici con una piazza centrale, il tutto coperto da un enorme tetto a tenda ancorato agli edifici circostanti. Oltre a birrerie e caffetterie, troviamo molte sale cinematografiche e ogni anno si tiene qui il Festival del Cinema di Berlino. Fino al 1989 Potsdamer Platz era divisa tra est e ovest dal famoso muro, mentre oggi la vediamo nella sua veste riqualificata, ricca di grattacieli moderni, sede di prestigiose aziende tedesche. Sul terreno una striscia di colore diverso indica esattamente dove era il muro tra il 1961 e il 1989 e alcuni pezzi sono stati lasciati nella loro posizione originaria. Anche una doppia striscia di cubetti in pietra indicano il percorso del muro e sono un costante richiamo al passato di questa città. Ma per capire meglio come si viveva a Berlino negli anni della divisione è necessario spostarci fuori dal centro. E al Checkpoint Charlie troviamo una ricostruzione del famoso confine per passare da est a ovest della stessa città. Nel 1945 le 4 nazioni che vinsero la guerra si divisero la Germania.
a est sotto controllo russo e a ovest sotto controllo degli alleati, e anche Berlino fu divisa in 4 settori. Il 13 agosto 1961, però, la Russia decide di recintare in una notte la parte est di Berlino, così che nessuno potesse più passare liberamente tra le due parti della città. I reticoli di filo spinato furono poi sostituiti da un muro, con un unico passaggio al Checkpoint Charlie sulla Friedrichstraße. Un museo all'aperto ci spiega che tra la costruzione e la caduta del muro 40.000 persone riuscirono a fuggire con strategie davvero fantasiose, ma purtroppo ben 162 persone morirono tentando la fuga da est a ovest. Il tratto più lungo del muro, lasciato esattamente dove è stato costruito, è l'East Side Gallery, 1,5 chilometri circa, che viene considerato una galleria d'arte a cielo aperto. Qui artisti provenienti da tutto il mondo hanno potuto dare il loro contributo con dipinti a volte molto significativi. Rientriamo verso il centro città e troviamo alcune tubazioni colorate e scopriamo che Berlino sorge su un terreno acquitrinoso. Per tenere sotto controllo il livello dell'acqua e drenare la città è stata installata una rete di tubi che possono raccogliere l'acqua in eccesso e poi riversarla nel fiume. I colori blu, viola e rosa danno un tocco di leggerezza a questa invadente ma utile opera idraulica. Il Duomo di Berlino del 1905 era la chiesa della corte reale. Gravemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è stata restaurata e riconsacrata. L'interno della cupola è abbellito da 8 preziosi mosaici e alla base della stessa ci sono 4 colonne dedicate ai 4 fondatori della Chiesa protestante. L'organo si compone di oltre 7.000 canne e l'altare è in marmo bianco e onice. Salendo 270 gradini si arriva ad una galleria panoramica e vediamo dall'alto l'isola dei musei, dove si trova anche il Pergamon, un museo dove poter ammirare un concentrato di arte classica greca, romana e islamica. Today I woke up feeling pretty good and feeling like I should go. Sulla sponda della Sprea, la stazione centrale di Berlino è una delle più grandi in Europa. Il traffico è distribuito su 5 livelli e alcuni binari passano anche sotto il fiume attraverso un tunnel usato per ferrovia e metropolitana. Riprendiamo anche noi la metropolitana per andare ad Alexanderplatz. Era la piazza principale di Berlino Est e oggi, nonostante abbia ancora un certo look socialista, con palazzi in cemento grigio decisamente austeri, sta cercando di rivalutarsi, anche con l'apertura dell'Alexa, un centro commerciale punto di riferimento per lo shopping in città. Al centro della piazza, un orologio molto particolare indica l'ora di tutte le parti del mondo. Il cilindro centrale ha 24 facce con incisi i nomi delle città più importanti e al centro ruota un anello che indica le ore. Al di sopra di tutto c'è una rappresentazione del sistema solare. Dalla piazza si vede anche la torre della televisione di 370 metri che ospita gli impianti di trasmissione radio e TV. In deciso contrasto con la moderna torre, la Marienkirche è la seconda chiesa più antica di Berlino.
Anche la Kaiserkirche è una chiesa molto antica, che fu danneggiata gravemente nel 1943 e lasciata volutamente così per non dimenticare i terribili anni della guerra. L'interno della chiesa, usata oggi come museo, ha conservato bellissimi mosaici che descrivono la vita e le opere dell'imperatore Guglielmo. Alcune opere di artisti contemporanei hanno trovato spazio in questa città, come le maglie intrecciate di una catena che simboleggiano la riunificazione, conquistata faticosamente da Berlino.